Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Questa è una settimana dura per i tifosi del Napoli. La sconfitta con il Milan ha lasciato il segno, mettendo in evidenza non tanto le carenze dell'organico quanto la sua gestione. Dunque sto parlando di Walter Mazzarri, arrivato a Napoli dopo aver studiato Spalletti per risolvere i disastri di Garcia. Ebbene, Mazzarri avrà pure studiato Spalletti, ma non è detto che ci abbia capito qualcosa. Alla prova d'esame, anzi, agli svariati appelli possiamo dire che qui non siamo neanche sul 18 buono per avere il rinvio al servizio militare. Per fortuna la leva non è più obbligatoria, ma il problema resta. Napoli-Genoa è l'ultima spiaggia per Mazzarri. È arrivato il momento di pensare alla sua sostituzione in panchina o bisogna proseguire con il tecnico toscano fino alla fine del campionato? E se cambio deve esserci, può essere Fabio Cannavaro la persona giusta per tentare la disperata risalita in classifica fino al quarto, magari anche quinto posto, sperando che questo dia l'accesso alla Champions League. Ne parliamo tra un attimo. Intanto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Mazzari dal suo arrivo ad oggi ha decisamente fatto male. A lui gli si chiedeva di dare un'anima alla squadra, ma soprattutto di ristabilire i principi di gioco di Luciano Spalletti. Dal canto suo l'allenatore aveva lasciato intendere che tutto ciò era possibile e in tanti gli hanno creduto, sebbene il suo passato a Napoli, che pur personalmente ricordo con affetto, avrebbe dovuto far capire che ciò non sarebbe accaduto, ma da qui a fare così male proprio non me lo sarei aspettato. Ora, sappiamo bene che se De Laurentiis ha scelto Mazzari è perché le alternative erano tenersi Garcia o magari chiamare uno come Iachini, Ballardini, insomma, gente che chiami quando la squadra sta retrocedendo. Sarebbe stato un bel passo indietro dopo la vittoria dello scudetto. Poi c'era l'ipotesi Cannavaro, reduce da un'esperienza tutt'altro che positiva a Benevento. Poi bisogna anche andare a capire il perché dei risultati negativi. Tuttavia Cannavaro sarebbe stata una scommessa visto il curriculum ancora a sfoglio. Io personalmente non so se esonerare Mazzarri sia la soluzione, piuttosto mi piacerebbe capire se l'allenatore è convinto di risollevare le sorti della squadra, magari con il ritorno di Osimhen, oppure se ha preso coscienza che più di quanto ha fatto non è possibile. Insomma, vorrei che affrontasse la questione, che facesse un discorso schietto con se stesso prima che con noi, con i tifosi, con la società. Non vincere con il Genoa non aprirebbe una crisi perché quella è già in corso. Ricordo che Mazzari in campionato ha perso 5 partite su 11 e solo per non infierire tralascio le coppe. Come si giustifica tutto ciò quando Garcia in 12 partite di campionato aveva perso 3 incontri? Può bastare dire che il francese non aveva affrontato Inter, Juventus e Roma? Secondo me no, proprio perché Mazzari doveva dare la svolta alla squadra, doveva risolvere i problemi e i risultati dicono che ciò non è accaduto. Poi bisognerebbe aggiungere che 3 delle vittorie di Mazzari sono state contro le ultime della classifica. Qualunque risultato che ottenga Mazzari, che non sia la qualificazione alla Champions League, è un fallimento. Questa squadra non aveva l'obbligo di vincere lo scudetto, ma di lottare per il titolo sì. Il Napoli di oggi non lotta neanche per la qualificazione in Champions League. Ma tornando a Cannavaro, vale la pena fare un tentativo con lui o magari un altro allenatore? Io personalmente a questo punto della stagione vorrei vedere un cambio in panchina solo nel caso in cui Mazzarri prendesse coscienza di non poter dare più al Napoli quello che serve per cambiare rotta. Nel calcio cambiare alle 3 allenatori in una stagione non ha mai portato a nulla di buono. Richiamare Garcia non è un'opzione sul tavolo di De Laurentiis e non credo neanche che il francese abbia gli stimoli necessari per fare bene. Stimoli che, è vero, potrebbe avere sicuramente Cannavaro, bisognoso di costruirsi una carriera da allenatore. Oltretutto io dubito che il Napoli abbia risolto il problema dell'allenatore per la prossima stagione e non penso che Conte sia possibile. Che dire, aspettiamo di vedere come finirà la partita con il Genoa e poi ne riparliamo. Nel frattempo attendo di conoscere la vostra opinione in merito, dunque sentitevi liberi di lasciare un commento e partecipare al dibattito. Ciao e alla prossima!